chiamo Dalila, ho 25 anni e da 2 anni vivo a Parigi. Parigi è sempre stato un po' una mia fissazione, infatti fin da quando comunque ero più piccola ho sempre pensato che avrei voluto abitare per 4-5 anni a Parigi, anche se poi il lato di Parigi che conoscevo era un po' il lato Champs-Élysées, Tour Eiffel, il lato monumenti, invece ora abitandoci mi rendo conto che la città che vivi quotidianamente poi ovviamente è completamente diversa. En allant à la cueillette dans les bois, voilà que je croise ma voisine Madame Dorja. Elle avait un fusil et allait tirer sur son mari. Io sono stata piuttosto fortunata perché sono andata qua intanto con un amico che conosco da tanto tempo e poi già conoscendo 3 o 4 francesi miei cari amici, quindi non sono stata tanto spaesata all'inizio. E poi ovviamente è un posto che ti dà tante possibilità di incontrare gente nuova e quindi conosci gente un po' di tutte le nazionalità e provenienti da tutto il mondo. Il avait un couteau, aux pêcheurs il leur ferait la peau. Il lavoro, io sono in un ostello, quindi sono alla reception e è molto bello, mi piace molto, anche se non lavoro lì da tanto tempo, quindi all'inizio si è sempre più entusiasti. Abito con un amico d'università, Simone, che ci conosciamo ormai da 4-5 anni, quindi abbiamo fatto l'università insieme in Italia e poi per una serie di coincidenze ci siamo ritrovati tutte e due a venire a vivere a Parigi, quindi ormai abbiamo vissuto in 2 case diverse insieme e andiamo molto d'accordo, insomma c'è una divisione dei compiti quasi equilibrata in cui lui cucina e io non faccio niente. Il se plante dans le cœur et gît au sol dans la douleur. Parigi è una città in cui funziona un po' tutto e che offre moltissimo. Per esempio uno dei miei lati preferiti è sicuramente il cinema. Ci sono tantissimi cinema, ci sono dai multisala ai piccoli cinema di quartiere che trasmettono film molto ricercati e la cosa bella è che ce ne sono talmente tanti che qualsiasi film tu abbia voglia di vedere troverai un cinema che lo trasmette. Poi c'è anche gli spazi verdi che comunque è molto bello, soprattutto quando fa bel tempo, che non capita spesso, però ci sono molti parchi, ci sono molte iniziative che può essere i musei gratuiti una domenica al mese, musei gratuiti per i giovani oppure cinema a 2 euro per un weekend intero, quindi iniziative di questo genere. E poi altro lato molto importante sono i trasporti, perché è una metropoli, però tutto funziona veramente molto bene e girare per la città è molto facile. Aspetti negativi, beh, per primissima cosa il clima, perché è comunque una città del nord, quindi piove, fa freddo, ogni tanto piove, ogni tanto viene anche il sole, però fa freddo lo stesso. È una città costosa, molto costosa, però poi vivendoci ovviamente si scoprono i posti in cui costano tutto un po' meno, può essere sia per vestirsi che per qualunque cosa, per i libri, per uscire la sera. Rimane sempre il grosso scoglio del trovare casa quando si arriva. Gli appartamenti costano tantissimo, è molto difficile trovare annunci ed è molto difficile poi affittare. Lato negativo è comunque rimane una metropoli, quindi è una grande città che si porta dietro tutti i difetti delle grandi città, quindi il traffico, i rumori, lo smog, tutte queste cose. Beh, sicuramente il caffè, prima cosa, quindi sempre al mattino appena ci si sveglia,
E poi il cibo, comunque si tende sempre a fare cucina italiana, a prepararsi il cibo in casa, soprattutto poi vivendo in due italiani, si organizzano cene, pasti fatti in casa, e poi appunto vivendo in due italiani si ha spesso tendenza a mettere su musica italiana o a guardarsi un film italiano. Io abito a La Chapelle, nel nord della città, tra due stazioni, quindi Gare du Nord e Gare de l'Est, quindi ho tutte le linee del treno a fianco, molto romantico, e abito nel quartiere indiano, che poi in realtà è il quartiere Tamil, quindi di India del Sud e Sri Lanka, ed è molto bello perché nelle vie qui a fianco si possono trovare ristoranti indiani, poi supermercati indiani, film indiani, libri indiani, insomma poi tutto Tamil. E un paio di settimane fa c'è stata anche la festa di Ganesh e quindi c'erano canti, danze, balli per le strade. Il futuro penso sì, ancora per qualche anno probabilmente a Parigi, anche se a volte mi viene voglia un po' di cambiare città, a Barcellona o Roma, però mi immagino sempre il momento in cui dico addio a Parigi e non ce la faccio.